Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci o ascendente pesci. Andiamo a vedere cosa stai per scoprire. La verità nascosta può essere un segreto, una rivelazione, un chiarimento. La verità nascosta che presto scoprirai. Va bene? Ok, stavo dicendo. Ok. È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi e ci metteremo anche le sibille oltre ai tarocchi in questa lettura. Allora, andiamo a vedere. Pesci, la verità nascosta che presto scoprirai. Cos'è che stai per scoprire? Prima carta, carta del segreto. Quello che si muove dietro le quinte della tua vita e tu non lo sai. La carta della rivelazione. Qui vediamo il messaggero della rivelazione, che può essere una persona, può essere un evento o anche un segno che riceverai. Poi ci aggiungiamo le sibille per vedere il dettaglio concreto, un indizio preciso. Mettiamo 2. Poi ci mettiamo la quarta carta dei tarocchi e la carta della conseguenza, no? Cioè cosa cambia una volta ricevuta questa verità, aver saputo questa verità. E poi la carta del consiglio sciamanico, il messaggio del tuo amante mistico, spirito guida, chiamiamolo come vogliamo, cosa fare, come reagire e come camminare nella luce di ciò che scoprirai. Allora, facciamo un bel respiro profondo. Cosa stai per scoprire? Vediamo subito. Allora, vediamo qual è il segreto, ciò che si muove dietro le quinte della tua vita. Qua abbiamo un po' di conflittualità, c'è un 5 di bastoni. È come se ti stessi muovendo all'interno di un'energia di tensione, di confronto. Il 5 di bastoni qua non parla di una guerra distruttiva, ok? È come se parla di un campo di prova. Più che veri nemici, qua ci sono forze contrastanti che ti stanno spingendo a definire chi sei e cosa vuoi. Per esempio, qualcuno potrebbe ostacolarti, ma non per cattiveria, no, ma perché i loro obiettivi cozzano un po' con i tuoi, ok? Questa energia è come una corrente, no? Una corrente increspata nel mare. Non ti affonda, però ti obbliga a capire come nuotare meglio. È fondamentale che comprendi questo, ok? Ok. Vediamo adesso la rivelazione, cioè qua vediamo il messaggero della rivelazione, può essere una persona, un evento, anche un segno che riceverai. Vediamo. La famiglia, il 10 di denari. Chi ti porta questo evento è la famiglia, il messaggero. Cioè il portatore della verità è legato alla famiglia o al patrimonio, oppure il portatore della verità è legato alle radici, oppure a un gruppo di appartenenza. Per esempio potrebbe essere una notizia che riguarda una casa, una notizia che riguarda un'eredità o un passaggio di proprietà, oppure un'informazione che arriva attraverso una persona influente nella tua rete di sicurezza, nella tua zona di sicurezza, una persona influente per te. Il 10 di denari qui parla anche di stabilità, no? Ma qui entra però in scena come 10 di denari per rivelarti chi o cosa si nasconde dietro un'apparente armonia familiare o professionale. Va bene? Vediamo un po' le sibille che ci danno proprio lo specificone qua. Qua c'è un dispiacere e qua un'amica. Cioè il dispiacere annuncia che la verità potrebbe scuoterti un po'. Questa verità potrebbe un po' scuoterti. Cioè potrebbe toccare le tue corde sensibili oppure farti vedere un volto che non ti aspettavi di qualcuno. Però l'amica è il balsamo, no?
cioè indica una persona fidata che ti aiuterà a metabolizzare ciò che saprai, ciò di cui verrai a conoscenza. Questa è una persona, è la figura di una donna e di un'amica, qualcuno che ti starà vicino e che sarà anche determinante per capire il vero senso di questo evento. Cioè, il contrasto tra queste due carte è importantissimo, il colpo emotivo, dispiacere, però non sarai solo a reggerlo, o solo a reggerlo, c'è un'amica qui, una persona. Ok, vediamo però adesso la conseguenza, cosa ne consegue, cioè qual è il nuovo scenario che si aprirà scoprendo questa verità. Vediamo. Bello, caspita, asso di denari. Guarda, questa verità che vai a scoprire ti apre una nuova opportunità concreta, che può essere o un nuovo lavoro, o un guadagno, o un investimento, oppure una risorsa di qualsiasi natura che però era prima bloccata. L'asso di denari qui ti parla di un seme, no? Questo bellissimo asso, il seme di un cambiamento tangibile che si pianta proprio nel terreno che oggi sembra instabile, mi spiego? Qualcosa di tangibile e concreto nasce in un terreno che sembra instabile. Ok, vediamo qual è il consiglio sciamanico, come fare, come reagire, come camminare nella luce di questa verità che scopri. Bello, bellissimo, il 3 di denari. Il cammino suggerito dal tuo amante mistico o spirito guida è collaborativo. Non fare tutto da sola o da solo. Cerca l'alleanza di chi condivide i tuoi valori. Perché il 3 di denari è il lavoro di squadra, vedi? È il progetto condiviso. Cioè, il 3 di denari è proprio l'arte di mettere insieme delle competenze diverse per costruire qualcosa di solido. È anche un invito a chiedere consiglio a un mentore o chiedere consiglio a qualcuno che abbia esperienza concreta nel campo della questione che vai ad affrontare, mi spiego? Sì. Beh, come vedi, dalle grandi situazioni, sconvolgimenti emotivi, c'è sempre qualcosa di un risvolto diverso, no? Qua c'è una... cioè ti vedo, ti immagino essere... nuotare un po' nelle acque mosse, no? Ecco, questa corrente per te arriva... Questa corrente per te è fatta di parole, di confronti, di prese di posizione, persone magari che parlano ad alta voce, non sempre per ferirti, però per far emergere la tua verità, per questo ti arriva questo specchio di queste persone. Ecco, e mentre navighi si accende un faro, lo vedo così, questo 10 di denari, il mondo della famiglia, il mondo delle radici, delle promesse di stabilità. E che succede? Che proprio lì si nasconde un messaggero, in questa stabilità, in questa famiglia, nel tuo mondo. Un volto familiare o un legame di sangue, oppure qualcuno che condivide con te una storia comune. Ecco, la sua verità la sua voce porta una verità che scuote. Il dispiacere qua è reale, mi dice, però la realtà non è esattamente come la puoi immaginare, no, perché accanto a te c'è una figura amica che ti tende la mano, non sei sola o solo in questo passaggio, è proprio grazie a questo sostegno che un seme d'oro viene piantato, l'asso dei denari, la promessa che tutto ciò che cade verrà ricostruito in modo più stabile, mi spiego? E il 3 denari ti suggerisce, ti dice costruisci insieme, non fuggire dall'isolamento, cioè non fuggire nell'isolamento, scusami. Trasforma questa verità che sta arrivando, che scoprirai in un'opera comune, come proprio se ogni mattone della tua vita fosse posato da più mani in armonia, ok? Quindi a livello pratico cosa succede? A livello pratico e concreto? Che emergono delle verità, emergono delle questioni pratiche legate o alla casa o alla famiglia o a dei beni materiali
o a un lavoro di lunga data, emergono queste verità e potresti scoprire delle dinamiche nascoste, anche degli accordi segreti oppure delle situazioni che richiedono chiarezza. In che cosa? Dove? In un contesto familiare o in un contesto aziendale oppure comunitario di cui fai parte da tempo, di un contesto in cui fai parte da tempo. Con chi? Con una persona influente o una persona anziana nella famiglia oppure un membro autorevole di un gruppo a cui appartieni. Va bene? Cosa puoi aspettarti? Un primo momento di amarezza o delusione, c'è un dispiacere, seguito da un sostegno concreto e veramente leale, l'amica, che ti aiuterà a trasformare la situazione in un'opportunità economica o professionale. Ok? Quindi il tuo amante mistico, la tua sposa celeste o il tuo spirito guida ti ricorda che il dispiacere è una lama che apre, non che ferisce. La verità che arriva qui per te, ciò che scopri, è un dono, anche se può essere avvolto in una carta ruvida, direi, perché il 5 di bastoni è il fuoco della forgiatura. Stai passando attraverso una prova iniziatica. Il 10 di denari ti mostra che a volte le fondamenta su cui crediamo di poggiare sono fatte di sabbia. E il cielo, attraverso questa rivelazione, ti offre la possibilità di piantarle invece nella roccia queste fondamenta. L'asso dei denari è il nuovo seme che l'amante mistico ti mette tra le mani. Non sprecarlo, coltivalo con alleati veri. Ok? Wow. Andiamo a metterci un po' di specifiche su questa stesa molto interessante. Allora, sulla rivelazione, sulla persona, sull'evento, questo evento qui, sul 10 di denari. Sì, c'è un paggio di spade, c'è qualcuno che ti dice qualcosa, che ti parla, una situazione che può essere tesa all'interno di questi gruppi, di questa situazione che ti ho detto, anche di una persona che sono conversazioni in sospeso, sono delle questioni in sospeso da risolvere. Anche qualcuno che ha messo i bastoni tra le ruote o una persona un po' più giovane, non lo so, è qualcosa di questa natura. Comunque adesso ne metto le altre specifiche, poi ti faccio un sunto. Sull'asso dei denari, re di spade, sì, con autorevolezza qua, con autorevolezza prendi questa decisione qua, lucidamente. Sul 3 di denari è il diavolo. La tua ambizione porterà a costruire delle grandi cose da questa situazione di dispiacere, da questa cosa che succede. Guarda, allora, dietro le quinte della tua vita c'è un conflitto non ancora esploso, ma percepibile. Questo conflitto è fatto di rivalità, di piccoli sabotaggi oppure di competizioni silenziose. Questo è un campo di prova spirituale e psicologico per te. Cioè gli spiriti ti mettono in una danza di attrito per farti affinare le tue capacità di discernimento e di azione. La verità qua non arriva come una dichiarazione dolce e rassicurante, cioè il paggio di spade, ma come un messaggero indagatore, un messaggio indagatore, a tratti impertinente direi, perché il paggio di spade è un osservatore attento, c'è qualcuno che ti studia o ti analizza, e insieme al 10 denari indica che la rivelazione viene da un contesto familiare o aziendale oppure di lunga appartenenza, dove tu appartieni da un po', ma è filtrata attraverso una persona giovane oppure dal carattere inquisitivo che può portarti informazioni taglienti, c'è una cosa che ti... ok, quella cosa qui. Quindi questa combinazione può anche parlare comunque di scoprire che qualcuno stava osservando o raccogliendo informazioni su di te. L'impatto emotivo iniziale è forte, la verità colpisce qua, ti porta a una delusione, ma subito dopo arriva un'energia salvifica qua dell'amica, una persona fidata che ti aiuta a interpretare ciò che è accaduto o accade senza lasciarti travolgere dal dolore. Bene. Il seme d'oro che nasce è accompagnato da questo potente re di spade. Questo significa che la nuova opportunità sarà gestita con la logica, con strategia, con pianificazione. Potrebbe trattarsi di un contratto qua, di un accordo formale, o un investimento, o una decisione legale, oppure un piano d'azione lucido, insomma. Qui non si tratta solo di fortuna materiale, no, qua è un sapere come usarla con intelligenza e con fermezza. Questa
che ti sto per leggere adesso è la parte più forte con il diavolone. Il 3 di denari ti chiede collaborazione e costruzione comune, ma il diavolo mette in guardia dalle alleanze tossiche, dai patti non limpidi, dai vincoli che danno potere ad altri sulla tua libertà. Quindi il messaggio è: collabora, sì, 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 però scegli con cura, perché non tutti i mentori o i partner collaborativi lavorano per la tua crescita, perché alcuni potrebbero legarti a condizioni che limitano la tua anima. Va bene? Questa è una stesa potentissima, ragazzi miei. Cioè, qua gli spiriti ti avvertono che per costruire il nuovo scegli dei compagni puri. Il diavolo ti ricorda che alcune mani tese, ok, verso di te, ci portano delle catene invisibili. Però tu, con la tua saggezza e la tua sensibilità, sai bene che la vera ricchezza è essere libera o libero. Quindi, a livello pratico, ti ribadisco che c'è una rivelazione proveniente da un contesto familiare, aziendale o di lunga appartenenza, portata da una persona pungente. L'impatto iniziale è un dispiacere, seguito però da un sostegno reale, un'apertura proprio qua, di una nuova opportunità materiale. La svolta è la possibilità concreta di guadagno, di stabilità, che sarà gestita con razionalità e strategia. L'unico avvertimento è questo: collabora sì, ma evitando alleanze che imprigionano, che ti imprigionano in patti non trasparenti. Cioè, il diavolo qua come spirito archetipo non è qui per spaventarti, mi spiego, ma per farti vedere le catene che tu stessa o tu stesso puoi sciogliere. E il re di spade qua è il volto maschile del tuo potere interiore, cioè la mente lucida, la mente trascendente, che è quella mente che ti guida, è quella mente che guida i tuoi passi in modo compassionevole, la mente trascendente del grande maestro Sri Aurobindo, no? Allora, io ti dico una cosa: tu, con la tua altissima sensibilità, creatività e potenza, che conosci le correnti segrete dell'anima, non temere l'occhio di chi ti osserva. Quest'occhio qui non vede oltre la superficie, ma tu sì. Allora la tua acqua del pesce ti porta un seme dorato e ti dice: coltivalo con mani sagge e lascialo crescere solo accanto a radici libere, perché ricordati, la vera ricchezza è costruire senza catene. Ok. Wow, una lettura potentissima, ragazzi miei ragazzi. Vediamo cosa ci dicono gli oracoli. E infatti, depurati dalle negatività. Mi confermano che c'è una pressione qua che si palesa come manifestazione della tua anima affinché tu possa depurarti dalle negatività, cioè tu possa riconoscere quello che ti sta accadendo come un evento voluto dall'anima affinché tu possa fare il cosiddetto viaggio ctonio sotterraneo con le emozioni e potenziarti per prendere decisioni sagge, lucide, che ti permettono di generare prosperità e abbondanza. Ok. Semplicità, questa è l'acqua, no? La via più semplice è quella più sicura. La via più semplice è quella più sicura. Non azzuffarti il cervello. Semplicità. Semplice, semplice, semplice. Ok? Informati meglio, la situazione richiede un approfondimento. Qua ci sono delle persone o una figura amica, può essere anche un uomo, è una figura amica comunque, che ti aiuterà a fare chiarezza su un evento, a portarti questa opportunità qui o a rendertela palese. Va bene?
e una grande estesa iniziatica. Grande estesa iniziatica. E quindi, ragazze mie ragazzi, io non aggiungerei nient'altro. Mi raccomando, praticate sempre, perché la spiritualità è un empirismo radicale. Pratiche, pratica, disciplina, amore, passione e pratica e realizzi la missione della tua anima. Detto questo, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!